Hai 72 padelle nelle mensole della cucina e non sai mai quale utilizzare? Sai che alcune sono più malsane di altre? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriamo insieme quali sono le principali differenze tra le pentole in commercio e come scegliere la più adatta a noi, sempre ricercando il benessere. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Niente cibo, oggi parliamo di pentole. Sì, lo so, non te l'aspettavi in un canale dedicato al benessere, ma ti assicuro che anche loro meritano la giusta attenzione, in quanto i nostri cibi vengono prevalentemente cotti prima di essere consumati, a meno che tu non segua un'alimentazione completamente crudista. Nello scorso video ho affrontato la questione importantissima degli oli da utilizzare, ovviamente anche per la cottura. Te lo lascio come sempre qui sopra se per caso te lo sei perso. Vediamo dunque insieme le varie tipologie di materiali ed i relativi pro e contro del loro utilizzo nella produzione di pentolame, ma in primis nella cottura. Partiamo subito. Le padelle antiaderenti sono sicure? Per evitare che i cibi si attacchino e si compiano per questo dei veri e propri disastri culinari, sono diventate sempre più di uso comune. Si discute però spesso, ormai da anni, in merito ad alcuni componenti con cui sono realizzate, in particolare il Teflon. Gli esperti tendono a concordare sul fatto che il Teflon di per sé non sia un problema. Il rivestimento è considerato non tossico, ma la preoccupazione subentra nel momento in cui la padella diventa troppo calda. Quando le pentole si surriscaldano, il rivestimento inizia a disintegrarsi. Di particolare interesse è poi se vi sia o meno nella composizione della padella la presenza di acido perfluoroottanoico, PFOA, una delle sostanze chimiche che viene rilasciata nel momento in cui questi utensili si riscaldano. L'esposizione a lungo termine al PFOA è collegata a una serie di spiacevoli condizioni che vanno dal cancro a malattie della tiroide. Il PFOA è classificato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro in classe 2B, ovvero possibilmente cancerogeno per l'uomo. È legato a problemi nello sviluppo dei bambini, dato che è considerato un interferente endocrino. Inoltre è associato ad altre malattie come diabete e disturbi dell'apparato riproduttivo sia femminile che maschile. Prendersi cura delle proprie padelle antiaderenti, utilizzarle a fuoco medio-basso, non servirsi di utensili che graffiano e cambiarle ogni volta che si rovinano sono indubbiamente consigli utili a garantirsi una cucina più sana. Fortunatamente in commercio esiste una vasta gamma di altre possibilità per chi vuole evitare questi materiali. Si può cercare dunque padelle antiaderenti Teflon e PFOA free, oppure si possono utilizzare pentole alternative. Partiamo con la prima. Alluminio. Quali sono i pro? Sono pentole leggere e il calore si distribuisce in modo uniforme su tutte le superfici, sia sul fondo che sulle pareti. In questo modo diminuiscono i rischi di surriscaldamento locale e di bruciature. Le pentole o padelle in alluminio antiaderente rivestite in PTFE non contengono nickel, metalli pesanti o PFOA. Quali possono essere i contro? Il lavaggio in lavastoviglie o con detergenti troppo aggressivi può rovinare le pentole. Non sono adatte per la cottura di alimenti acidi come i pomodori, ad esempio per la preparazione del sugo, in quanto tracce di alluminio potrebbero trasmettersi agli alimenti. L'alluminio non è adatto alla cottura su piani a induzione a meno che non sia stato trattato in modo specifico. Le pentole in alluminio rivestite in ceramica non sono molto adatte alla cottura senza condimenti. Passiamo al prossimo materiale, l'acciaio. Quali sono i pro? È un materiale molto resistente che le rende durevoli nel corso del tempo. Sono facili da lavare e resistenti. Nel caso dell'acciaio rivestito, tutti i rivestimenti antiaderenti a base di PTFE non contengono nickel, metalli pesanti e PFOA. Quali sono i contro? L'utilizzo di pentole in acciaio senza rivestimenti potrebbe risultare inadatto alle persone che soffrono di allergie o intolleranze a metalli come il nickel e il cromo. Passiamo al prossimo materiale, il rame. Quali sono i pro? Il rame è dotato di una conducibilità termica molto elevata, che lo rende adatto per realizzare padelle, pentole e tegami. Durano in eterno poiché possono essere ristagnate all'interno e lucidate all'esterno.
A livello casalingo il rame può essere lucidato facilmente con del succo di limone. Quali sono i contro? Non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie perché possono rovinarsi. Il rame di per sé non è adatto al contatto con gli alimenti, dunque è necessaria una perfetta stagnatura, oppure l'abbinamento del rame con l'acciaio. Passiamo al prossimo materiale, ferro. Quali sono i pro? Il ferro è dotato di scarsa conducibilità termica. Per questo motivo in cucina viene utilizzato soltanto per alcune preparazioni, come quella della carne o dei fritti. Dunque si consiglia il suo impiego per tutte quelle preparazioni che richiedono il raggiungimento di temperature elevate. Quali sono i contro? Non si possono lavare gli utensili da cucina in ferro in lavastoviglie, poiché questo materiale tende ad ossidarsi facilmente a contatto con l'acqua e può arrugginirsi. Dopo il lavaggio a mano è consigliabile asciugare subito gli strumenti in ferro. Passiamo al prossimo materiale, terracotta. Quali sono i pro? Gli utensili in terracotta si riscaldano e rilasciano il calore che hanno assorbito molto lentamente. Sono dunque perfetti per la cottura a fiamma bassa e senza sbalzi di temperatura, come nel caso di legumi, minestroni, risotti e stufati. Le pentole in terracotta si lavano facilmente con acqua calda. Quali sono i contro? Sono molto fragili e possono rovinarsi a causa degli shock termici. Per evitare rotture si suggerisce di immergere le pentole di terracotta in acqua fredda per qualche minuto subito dopo l'utilizzo, per permettere che la terracotta seccata dal calore si reidrati. Al termine è sempre consigliabile mettere in ammollo una pentola di terracotta in acqua fredda per almeno 12 ore. Passiamo al prossimo materiale, ghisa. Quali sono i pro? La ghisa è adatta per la cottura alla piastra, ma anche per la preparazione di zuppe e stufati, perché permette cotture lunghe e a fuoco basso con calore costante. È uno dei materiali che trattiene meglio il calore. La ghisa smaltata trattiene bene anche il freddo e può essere impiegata per conservare gli alimenti in frigorifero. Quali sono i contro? Il punto debole della ghisa è la pulizia. Prima di lavare le pentole in ghisa è necessario aspettare che si raffreddino per evitare la rottura. Se presentano un rivestimento protettivo contro la corrosione, devono essere scaldate periodicamente e strofinate con dell'olio. Passiamo al prossimo materiale, pietra ollare. Quali sono i pro? È resistente all'escursione termica e con grandi capacità di accumulare calore. Viene impiegato per realizzare piastre per la cottura e vere e proprie pentole. Le piastre in pietra ollare sono adatte per essere posizionate sulla brace per il barbecue, mentre le pentole in pietra ollare si prestano a cotture lunghe, come per stufati o brasati. La cottura può avvenire senza aggiungere olio e non servono detersivi per il lavaggio. Quali sono i contro? Il costo è piuttosto elevato e bisogna fare molta attenzione alla pulizia. La prima volta bisogna lavare con acqua salata e asciugare con cura. La pulizia deve essere accurata e può avvenire con l'aiuto di un raschietto di ferro. La distribuzione non uniforme del calore del fornello può causare rotture, perciò è necessario uno spargifiamma. Passiamo al prossimo ed ultimo materiale, silicone. Quali sono i pro? Il silicone è dotato di proprietà antiaderenti che permettono la cottura in forno di dolci ed altre pietanze senza l'aggiunta di grassi come burro o olio e senza imburrare o infarinare le teglie. Gli stampi si ripiegano su se stessi e occupano poco spazio. Possono essere utilizzati sia in forno che in frigo o in freezer. Quali sono i contro? Si teme che gli stampi in silicone possano rilasciare sostanze potenzialmente nocive, soprattutto nel corso del primo utilizzo. Per questo motivo si consiglia di lavare sempre molto bene gli utensili in silicone e di impiegarli la prima volta per una cottura a vuoto, ad esempio per un semplice impasto di acqua e farina da gettare una volta pronto. Eri a conoscenza di tutte queste informazioni sulle pentole che utilizzi quotidianamente? Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!